Mi capita spesso di avere delle carte di cui mi voglio liberare perché stanno facendo schifo o perché, non so, per qualche ragione. Un po' come faccio di solito con Gugli, che infatti lo metto nella piscina delle palline. Salve. Ma è incredibile che sempre vuoi liberarti di me. Sempre. Sotto, ho messo nella piscina con le palline perché sto andando a fare la spesa e dopo la sigla vi spiego per fare cosa. Buon anno. Amiche e amici di YouTube, ben ritrovati sul mio canale per un altro video a tema Sorare. Questa volta parliamo di mercato e di diciamo account che ci possono agevolare con il nostro mitico Gugli, che vado subito a buttare in basso a destra nella nostra schermata. Ben ritrovato Gugli. E Salve, subito ti, salve. ti propongo subito la schermata di Super Usman, perché voglio parlare di account di trader, quindi di tutti quei manager che si occupano principalmente di compravendita di carte e che voi potete, non voglio dire sfruttare perché ci guadagnano sempre loro, quasi sempre loro, però potete utilizzare per fare quello che dicevo all'inizio del video, quindi liberarvi di carte che non volete più nella vostra Mm. galleries, magari scambiarle con loro. Ha senso. Ha senso. Non solo, se un giorno mai voi doveste decidere di abbandonare la piattaforma Sorare, questi sono degli account che generalmente arrivano, vi offrono una miseria, ma comunque vi offrono dei soldi per prendersi la vostra galleria. Quindi guardano il valore della vostra galleria e poi vi offrono il 70, il 60%, dipende. Quindi voi gli vendete la galleria e poi loro con quelle carte continueranno a fare il loro lavoro di compravendita. Può essere utile in certi casi in cui estremi, in cui qualcuno vuole proprio uscire, non gli interessa di perdere magari il 20-30% sul valore della sua gallery, ma vuole semplicemente liquidare, e questi account, diciamo, vengono in soccorso delle persone. È una cosa che è successa Mm. non tantissimo tempo fa, quando c'è stata una fuga generale. Tanti manager hanno lanciato i loro account a questi appunto trader, a prezzi molto molto scontati. Il primo è Super Usman, che è conosciuto nella community come lo strozzino. Ci sarà un motivo. Ma va, lui è molto, molto bravo. Beh, lui ha, Mai farebbe roba del genere. lui ha 97.000 euro di galleries con... Mm. perché ho detto galleries? Di gallery, non di galleries. Galleries. Di gallery con 1054 carte rosse, 1640 Ah. gialle, 112 blu. Molte sono buone. Oddio, vedo che un po' la qualità è scesa. Mm. Però generalmente se gli proponete degli scambi vi chiede tanto in cambio. Quindi usatelo solamente in caso di estrema necessità, mentre invece il like l'iscrizione al canale, guardate, io mi disiscrivo e mi riscrivo addirittura perché voglio Vabbè, fare ma questa chi giocata. sei? Mi riscrivo al mio stesso canale e poi vado a mettere un like dove l'ho già messo, lo tolgo e lo rimetto. Cosa che dovete fare anche voi, Però sei un metterlo e basta. campione, eh? Sei un campione. Vedi? Posso togliere, rimettere, togliere, rimettere. Fatelo, mi raccomando, che anzi vi ringraziamo per tutto il supporto che ci state dando in queste Eh, settimane, ma vogliamo avere ancora più like, ancora più iscrizioni, vogliamo aumentare di numero, come sta cercando di aumentare la sua gallery di valore il buon Afti. Questo è un account un po' più grosso, 258.000 euro. Ti piace Afti? L'hai mai utilizzato? No, purtroppo utilizzo sempre gli stessi. Che sono i bot tu usi, quelli dell'altro I, video. i bot più Pavel, però Pavel ultimamente non Eh, so, non mi accetta con le cose come prima, eh. dopo parliamo anche di Pavel. Afti è un altro account molto grosso, anche lui come vedete fa trade a 125%, però si riserva il diritto di chiedervi anche più soldi. Quindi cosa vuol dire E- trade al 125%? Quando voi vedete questa descrizione, come qui, significa che voi per una sua carta dovete dare il valore, che sarebbe il 100% più appunto il 25%. Quindi se una carta costa 100 euro, lui ve la lista a 100 euro, voi dovete dargli 125 euro di carte vostre per scambiarla con la sua. Importante, il valore lo fa lui, cioè nel senso, Ah sì. se voi gli date una carta che secondo voi vale 100 euro e secondo lui ne No, vale 30, ve la esatto, valuta 30. esattamente. Di solito loro prendono i valori di una carta che ci sono segnati su Sorare Data e per loro fa fede il valore più basso, eh,
che trovano su quella carta. Prendo l'esempio di Radu, non so se sia l'esempio giusto, però lui per esempio ha ultima serie di vendita a 117 euro, floor a 109, quindi per lui il valore è 109, sarà 109, Esatto. mentre invece per la sua carta, quella a cui lui dà un prezzo, quel prezzo lì fa fede, basta, non è che sta a vedere cosa c'è segnato su Rare Data. Se lui decide che la sua carta vale 200 euro, voi dovete dargli 200 euro più 25% per andare a comprarsi la carta. Funziona così con tutti praticamente, anche con quello Sì, successivo. sì. Pug Trader, da quello che dice lui, ha cominciato con 0.0085 ETH, adesso ne ha 78, quindi partendo praticamente con nulla il 23 febbraio 2022 si è creato un mega account facendo trading. Da capire quanto ci sia di vero in questa sua descrizione, possibile, perché ho guardato un po' di sue transazioni, effettivamente ha fatto veramente tanti scambi, ma anche in un periodo in cui era possibile guadagnare parecchio. Comunque lui è un altro di quelli un po' più generoso, non è proprio uno strozzino lui, un po' più tranquillo. Qualcosa con lui avevo Sì. scambiato, però non si scosta tanto da come vi lista le carte. Sono tutti uguali, cioè nel senso decidono un prezzo loro e giocano su quel prezzo, punto. Poi c'è lui che è il mio preferito, VFV Maxi Ah 123. sì? Sì, con lui ho fatto dei buoni scambi, cioè che sembravano buoni all'epoca, poi si sono rivelati disastrosi, tipo Milinkovic Immobile, che me li aveva tirati in testa abbastanza Ah. scontati, poi è crollato tutto. Cioè lui sapeva già della rabbia. Non penso all'epoca, però. Diciamo Lui è che talmente avanti che è così. lui è un po' più... forse è il più tranquillo di tutti quelli che vedremo oggi. Potete chiedergli dei bundle, cioè, quindi andare da lui e chiedergli più carte. Ovviamente se gli date cash è contento, come tutti gli altri, e Mm. magari vi fa qualche sconto. Però io mi sono sempre trovato bene con VFV Maxi, al di là dei miei errori di trading. Lui con me è sempre stato onesto, diciamo. Waki non l'ho mai provato personalmente, ma so che in tanti ci fanno affari. Anche lui compra le galleries, anche lui fa scambi, compra bundles. Bello grosso, 130.000 euro di account, 80 ETH totali, c'ha un po' di tutto. Tu lo conosci lui? Ci hai mai fatto qualcosa? No, te l'ho detto, purtroppo di cose io ne uso pochi di questi. Quindi non usi neanche The Hole. The Hole. No, The Owl non lo uso, The non lo uso. Howl. The Who. Ah, cioè, tu l'hai usato The Owl? Gli avevo fatto qualche proposta per sondare dei prezzi, no? Però mi sa che non gli ho mai comprato niente al gufo. Mm, capito. Ehm, Però lui c'ha veramente tanta roba, perché è gigante. 280 ETH di account, 425.000 euro. E c'ha blu, c'ha rosse, nere, tutto. Ma arriviamo Eh, al best. al numero uno, il nostro grande amico, colui che detiene la mia carta di David unica. Lui, è lui. Pavel Trader, ovvero il più famoso trader di Sorare, non si affida dei bot, quindi fa tutto lui o il suo staff. Non so adesso esattamente quante persone ci siano dietro questo account. Ho avuto modo più volte di parlare con lui anche su Discord, di scrivermi con lui su Discord. Sicuramente è un'icona di Sorare, però possiamo dire tranquillamente, non si offenderà. I suoi prezzi non è che siano proprio straordinari. Cioè, Come? eh, Sì, dai. diciamo che lui, allora, la sua caratteristica è questa: rispetto a tutti gli altri, lui prende veramente tutto. Cioè, se voi potete lanciargli qualsiasi schifezza, lui ve la valuta. Poco, ma ve la valuta. E quindi, se avete proprio della monnezza da lanciare, gliela potete lanciare per scambiarla con qualcosa. Potete anche chiedergli di valutare dei vostri bundle che siano sopra gli 0.2 ETH, quindi sopra, diciamo, i 400 euro più o meno. Sta Esatto. molto a spanne questa cifra. Mm, Ha un bel po' di servizi che possono essere utili, però chiaramente ci deve guadagnare lui, non ci guadagnerete voi, a meno che non siate particolarmente veloci nel rifilargli un giocatore che si è appena infortunato o per qualche situazione particolare in cui magari riuscite ad anticipare gli altri e trarne del profitto. Per il resto, se cercate di fare dei scambi alla pari, non riuscirete mai, è molto difficile, perché lui
come vedete anche già dalla scritta, uguale il 129%, poi in realtà diventa di più. È molto attivo su X, su Twitter, quindi potete andare a cercarlo, si chiama uguale anche su Twitter, perché fa anche un sacco di contest per la community, regala delle carte, quindi può essere interessante. A Però 3000 cose. Bravo, un bravo guaglione. tu che lo conosci bene, anche tu abbastanza bene, vuoi aggiungere qualcosa? Dovete beccarlo anche nella giornata giusta, Sì. cioè questa credo sia una parte importante. Se lo beccate nella giornata giusta, magari vi fa anche un buon prezzo. Sì, a volte capita, è capitato un sacco di volte in passato che magari voi gli fate un'offerta la mattina, vi dice di no, vi alza un prezzo incredibile, la rifate più avanti, non so, la sera, probabilmente perché c'è dietro un'altra persona, cambia la risposta o lui si dimentica perché comunque deve fare non so quante transazioni al giorno, ma veramente tante, quindi ehm, E poi fa anche lui un po' cioè, non un po' come vuole, un po' come vuole li fa. sì, Anche lui i prezzi, no, però assolutamente. a volte guarda il floor, a volte guarda... Guarda sempre la cosa che gli conviene di sì, più. sì, cioè nel senso è quello, appunto. Ripeto, sono tutti strumenti e manager, trader che potete utilizzare in caso di necessità, però sappiate che ci andrete quasi sempre a smenare a meno che non siate veramente molto molto bravi. È un modo per magari, come dire, concretizzare una perdita, potete utilizzare questi sistemi per scambiare con qualcosa, non so, una carta che vi sta calando di prezzo, la scambiate con un'altra supervalutata da loro, però comunque la prendete e sapete che la carta che state andando ad acquistare guadagnerà ulteriore valore, quindi alla fine è uno scambio che a voi può andare bene. Cioè io in questo modo di solito utilizzo gli account dei trader, non trovo non trovo altri grandi utilizzi. Vuoi aggiungere qualcosa o chiudiamo incredibilmente? Io credo che abbiamo detto tutto, realmente. Purtroppo tu li usi molto più di me questi account, perché sei più grosso, c'è poco da dire. Sono proprio Però, palestrato. però sfruttateli, perché possono essere molto utili, e specialmente quando avete delle carte mezze morte. Forse quello che ti accetta tra tutti, veramente tutto, è Pavel. Buon anno a tutti, a presto. A presto.